Buongiorno amici di Universo Foto, sono Mirko Poppi e innanzitutto vi ringrazio di guardare questo video. Vi ricordo, se già non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale abilitando la campanellina per rimanere sempre aggiornati di tutte le novità. Seguiteci anche su Facebook, su Instagram e date un occhio al nostro magazine online universofoto.it, dove troverete quotidianamente articoli inerenti al mondo del foto e del video e anche la trasposizione di questo video. Ma prima la sigla. Oggi vi presento una novità e nello specifico l'ultima fotocamera che ha presentato Fujifilm pochi giorni fa, X-H2S. X-H2S era una fotocamera ormai già da tanto tempo aspettata, tanti già ne parlavano, ci sono stati sempre tanti rumor. È finalmente uscita e abbiamo avuto l'opportunità di avere il prodotto. Oggi vi faccio una presentazione basilare, scolastica del prodotto stesso e in un prossimo video il mio collega farà un test sul campo e la analizzerà a fondo in modo da darvi anche un parere pratico direttamente sul campo. Prima di entrare nei dettagli del prodotto apriamo la scatola e vediamo il contenuto della confezione. Qui abbiamo la fotocamera e nella parte a fianco della scatola abbiamo una serie di accessori. Il cavo di alimentazione USB-C e dell'alimentatore abbiamo dentro i vari connettori compatibili con la presa inglese e di altre nazioni. Abbiamo anche un comodo fermacavo da posizionare a fianco per bloccare i vari cavi che i videomaker soprattutto, ma anche i fotografi che scattano via cavo direttamente in studio hanno bisogno, e i vari connettori per le varie prese disponibili nel mondo. Questo è il prodotto. Vediamo a questo punto un attimo l'aspetto ergonomico. Si impugna veramente bene, va molto a ereditare la fisionomia della XH1. Ci sono alcune differenze estetiche. La prima cosa che mi può apparire diversa rispetto all'XH1 ma che era già presente nella XT4 è il monitor, che è reclinabile come piace ai videomaker, quindi totalmente in giù, totalmente avanti e da dentro a fuori. In più c'è la possibilità di installare anche una ventola di raffreddamento accessorio originale Fujifilm direttamente nella zona del monitor. Tra le altre novità in termini ergonomici notiamo una ghiera dove si può andare a cambiare nelle varie modalità di scatto il pulsante di blocco, insieme a manuale, priorità di diaframmi, priorità di tempi, program, c'è anche la sezione filtri, la sezione video e addirittura 7 customizzazioni, quindi io posso personalizzare in una maniera veramente versatile questo prodotto. Abbiamo, come già presente nella versione precedente, il secondo monitor a cristalli liquidi posizionato superiore dove vediamo anche a macchina spenta lo stato della batteria. La batteria in dotazione è quella di ultima generazione che è la 235 installata già in altre fotocamere performanti di Fujifilm. Per quanto riguarda invece le schede di memoria abbiamo un doppio slot con uno slot SD che ci stanno fino all'SD UHS di tipo 2, quindi quelle doppia banda dentata, ma anche le CF Express di tipo A. Questo per poter andare a registrare addirittura anche in ProRes, vedremo dopo le varie caratteristiche. Abbiamo la possibilità di installare il battery grip, l'impugnatura verticale, che permette di dare ulteriore potenza e ulteriori informazioni alla fotocamera. Abbiamo dall'altro lato invece separati e con ognuno un proprio sistema di apertura, i vari ingressi e uscite. HDMI, l'HDMI è grande a dimensioni normali, non è né mini né micro, molto comodo e molto apprezzato dai filmmaker, infatti grazie a questo ci dà la possibilità di registrare in RAW esternamente con registratori esterni compatibili. Abbiamo anche l'ingresso microfono, l'uscita cuffie, abbiamo le casse audio per poter sentire a volume basso l'audio direttamente dalla camera, abbiamo anche l'ingresso USB di tipo C con il relativo cavo in dotazione che ci permette di alimentarlo, di collegarla direttamente al computer. Nella parte anteriore abbiamo il pulsante di sgancio dell'obiettivo, abbiamo oltre al pulsante di sgancio dell'obiettivo 2 pulsanti, uno in basso a sinistra e uno in alto a destra,
personalizzabili e un altro innesto per i flash da studio. Nella parte superiore, come vi dicevo, la ghiera con il meccanismo di blocco di sicurezza, il monitor a cristalli liquidi, il pulsante di scatto, il pulsante di accensione posizionato di fianco allo scatto, il pulsante di rec a fianco del pulsante di scatto, ISO, bilanciamento del bianco e ulteriore pulsante di personalizzazione. Drive e cestino, visualizzazione immagini dalla parte sinistra, il mirino di grandi dimensioni e il monitor LCD touch orientabile, il joystick con anche il pulsante AF on, una ghiera di controllo. Dimenticavo che anche nella parte anteriore c'è un'altra ghiera di controllo e abbiamo quindi ghiera anteriore e ghiera posteriore. Poi abbiamo il pulsante A e L, il pulsante Q, abbiamo i 4 pulsanti su giù, destra e sinistra, il pulsante menu OK e subito sotto il pulsante multifunzione DISP, back e Bluetooth. A livello ergonomico quindi abbiamo visto l'esperienza è molto simile al mondo Fujifilm. Abbiamo anche da questa parte del mirino la correzione diottrie e dal lato destro del mirino il pulsante modalità di vista, quindi mirino, monitor LCD o passaggio dall'uno all'altro e l'illuminazione del display LCD a fianco. Caratteristiche principali. Partiamo dalla caratteristica primaria, il nuovo processore X Processor 5 e il nuovo sensore X-Trans CMOS 5 HS. Parliamo quindi di un prodotto di altissima qualità che permette di arrivare tra le varie performance fotografiche, ad esempio a fino 40 scatti al secondo con l'otturatore elettronico, con una limitazione di scatti totali. Se caliamo a 30 scatti al secondo col mirino elettronico vengono fatti oltre che 1000 JPEG, quindi praticamente infinito. Lato otturatore meccanico, il massimo a cui si può arrivare è 15 scatti al secondo con infinito salvataggio immagini. Quindi parliamo di un prodotto lato fotografico veramente importante. Non solo questo, anche l'autofocus è drasticamente migliorato grazie al connubio di processore e sensore che permette di agganciare i volti di persone, di animali, ma agganciare anche gli oggetti e mantenere i soggetti veramente agganciati. Tra le altre caratteristiche, come vi dicevo, il monitor LCD, ma soprattutto il mirino. Il mirino ha un 0,8 x e ha una frequenza di aggiornamento di addirittura fino a 120 fotogrammi al secondo, quindi ha un livello qualitativo veramente elevato. Parlando invece di caratteristiche video, la prima cosa che posso dire che sicuramente piace ai filmmaker è che fa un 6K registrabile in ProRes 422 in scheda di memoria, ovviamente sulla CF Express di tipo B, e fa un 4K fino a 120 fotogrammi al secondo. C'è la possibilità tramite l'uscita HDMI di registrare in RAW su hard disk esterni compatibili, come alcuni prodotti della Atomos o della Blackmagic, e abbiamo anche un sistema di stabilizzazione fino a 7 stop grazie al sensore stabilizzato meccanicamente. Tra le altre caratteristiche che possono spuntare, prima cosa i megapixel, non ne ho parlato perché oramai non si parla quasi più di megapixel, ma abbiamo 26 milioni di pixel. Un'altra caratteristica del nuovo sensore CMOS di quinta generazione di Fuji è che è un sensore stacked. Grazie a questa tecnologia stacked, tra le varie cose, un valore aggiunto che apprezzano sicuramente i filmmaker è la possibilità di evitare il rolling shutter fino a un 180°, quindi si evitano praticamente tutte le deformazioni tipiche dei sensori CMOS che hanno questa problematica del rolling shutter. Un'altra caratteristica importante, grazie anche al nuovo F-Log 2 inserito su questa fotocamera, è la possibilità di avere addirittura 14 stop di gamma dinamica. Parlando ancora del mirino, che mi è sfuggito prima, non solo è un 0,8 x con 120 fotogrammi al secondo, ma addirittura un mirino da 5,76 megapixel, quindi ha una qualità veramente importante, ha uno schema ottico davanti che anche se l'occhio non è totalmente in asse dentro al mirino, la visione è sicuramente gradevole e piacevole, che è una delle caratteristiche che cercano molti fotografi che stanno passando ancora oggi dal mondo del reflex al mondo del mirrorless. Perché? Perché il mondo del reflex, avendo un mirino ottico, appare tutto molto più naturale. In questo caso hanno ulteriormente migliorato tutto ciò che c'è intorno al mondo del mirino. Guardiamo le ultime caratteristiche che ha questa fotocamera sulla carta. Addirittura abbiamo
un otturatore meccanico che viene dichiarato come ciclo di vita di 500.000 cicli addirittura. Lo stabilizzatore, come già vi dicevo, IBIS interno ulteriormente evoluto, può arrivare fino addirittura a 7 stop. Parlando invece di SyncroFlash, anche lo scatto con otturatore elettronico è abilitato col SyncroFlash, ci permette di andare fino a un 125esimo e con l'otturatore meccanico fino a un 250esimo, quindi caratteristiche veramente evolute. Parlando di un utilizzo professionale, quindi mi immagino i fotografi, i giornalisti sportivi che a fianco del campo da calcio, dell'attività sportiva, devono immediatamente trasferire i file con una sorta di file transmitter. Esiste l'accessorio Wireless File Transmitter che si sostituisce al battery grip, che permette di trasferire via LAN le informazioni a una velocità elevatissima e addirittura si può tramite l'USB-C collegare il telefono in tethering e trasferire direttamente dalla fotocamera tramite il wifi del telefono le immagini alla propria redazione. L'ultima cosa che possiamo notare dalla scheda tecnica che piace sicuramente ai videomaker è che quando si registra in ProRes si può nell'altra scheda andare a salvare anche il proxy, cosa molto importante visto la dimensione molto importante del file generato dall'Apple ProRes. Il prodotto è già disponibile presso i rivenditori autorizzati che vi posto in descrizione. Arriverà a breve un video fatto dal mio collega in cui la testeremo sul campo. Se avete dubbi o domande sul prodotto non esitate a porcele nei commenti che vi risponderemo quanto prima. Mettete un mi piace al video se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale abilitando la campanellina per rimanere sempre aggiornati di tutte le novità. Seguiteci su Facebook, su Instagram e date un occhio al nostro magazine online universofoto.it dove troverete quotidianamente articoli inerenti al mondo del foto e del video e anche la trasposizione e la scheda tecnica di questo prodotto. Vi ringrazio di nuovo amici e ci vediamo a un prossimo video. Ciao e buona giornata!